Ciao a tutti amici, bentornati su Wikos in questa puntata speciale di Setup. Speciale perché? Perché andremo a fare una cosa un po' diversa da quello che abbiamo fatto nelle scorse puntate. Intanto, come vedete, non sono da solo, qui accanto a me c'è Dodi. Piacere a tutti. Andremo a fare una sorta di confronto. Quindi abbiamo preso, come vedete qui sul tavolo, due giochi della linea Arkham Horror, ovvero la seconda edizione, se non sbaglio, e la terza edizione. Quindi ora non andremo ad intavolarli come facciamo di solito, ma andremo a vedere un pochettino quelle che sono le differenze appunto tra le meccaniche della seconda edizione e le meccaniche della terza edizione e vedere quale delle due ci convince di più. Da cosa vogliamo partire? Da quello più vecchio. Abbiamo sistemato sul tavolo quella che è appunto la seconda edizione. Iniziamo facendo una piccola premessa. È un gioco dalla durata molto lunga. Sì, si parla di almeno 3 ore di partita. E questa seconda edizione conta la possibilità di giocare fino in 8 giocatori. Sì, esatto, anche Questa... se lo sconsiglio vivamente. Sì, perché se no ci mettete 3 giorni per giocare. Sì, esatto. Ma adesso io lascio la parola a Dodi, appunto, che ci racconterà quello che è appunto Arkham Horror seconda edizione. Arkham Horror è un gioco totalmente ispirato all'universo di H.P. Lovecraft, quindi si parla di miti di Cthulhu, si parla di grandi antichi, si parla di situazioni di un horror cosmico e un pochettino, possiamo definire, irraggiungibile. Il nostro obiettivo è quello di cercare di fermare il risveglio di uno dei grandi antichi che possiamo andare a scegliere all'interno della scatola, sono diversi, questo è uno di loro, e fermare il suo risveglio tramite meccaniche di gioco, cose che si devono fare, soprattutto i dadi, che sono molto importanti, e ognuno di noi interpreterà un personaggio, anzi un investigatore, sono i famosi investigatori dell'universo Lovecraftiano, che dovranno appunto fermare il risveglio di un grande antico. Piccolo extra, non vi preoccupate, se si risveglia un grande antico potete menarlo, ma tendenzialmente morite. È un gioco totalmente cooperativo, quindi la cosa più importante di questo gioco è comunicare tanto, parlare tanto con i vari giocatori al tavolo, perché il gioco vi mette davanti a diverse sfide e diverse situazioni abbastanza complesse e molto spesso molto sfortunate. Diciamo che Arkham Horror, seconda edizione, poi parleremo dell'altra, tendenzialmente vi mette davanti delle sfide per cui dovete evitare situazioni estremamente negative e superandole non accadrà nulla se non... Che bello, non mi sono appena ricevuto una fucilata in fronte. Quindi le cose belle sono molto rare e quando succedono festeggiate. La cosa che io apprezzo tanto di questo gioco è che è un gioco estremamente legato a un sistema di regole molto particolari, è un gioco molto giocatore centrico, è strutturato in un susseguirsi di turni legati principalmente ai giocatori. I giocatori dovranno sviscerare piccoli frammenti di turno in ordine, quindi esiste un primo giocatore e esiste un ordine. Il primo giocatore inizia compiendo la sua microazione e continuando così per 4 fasi differenti, in cui ognuno di noi dovrà modificare la scheda del proprio personaggio, potersi muovere all'interno della mappa, sviscerare gli eventi all'interno della città di Arkham o nei mondi esterni, perché si viaggia molto in questo gioco, per poi poter riuscire a andare a concludere quelle azioni più importanti che sono ad esempio la chiusura dei portali. Non voglio entrare troppo nel dettaglio, certo, che però è la meccanica chiave del gioco, entrare nei mondi e uscirne fuori vincitori cercando di sigillare questi portali da altri mondi che stanno piano piano risvegliando il grande antico. Come dicevo, io apprezzo molto questa parte perché la maggior parte del tempo sarete immersi nelle meccaniche dei vari giocatori cercando di decidere: ok, allora io faccio prima questo, no, tu fai quest'altro prima, no, ma il mio turno è prima, il tuo turno sarà dopo. Ci dobbiamo organizzare, dobbiamo trovare la soluzione migliore per adempiere ai numerosi pericoli che si vanno a moltiplicare poi all'interno della mappa. Una fase finale invece è quella che viene definita la fase dei miti, che è tendenzialmente la fase più brutta e cattiva, che sostanzialmente è quella che aggiunge situazioni negative per i giocatori. Esatto, possono essere degli eventi narrati all'interno della carta, possono essere degli eventi continui all'interno della mappa che vanno a ostacolare gli investigatori, possono essere ad esempio un'accelerazione del risveglio del grande antico, che è cosa che mette tendenzialmente molto terrore ai giocatori, perché una piccola cosa volevo farvi vedere: i grandi antichi hanno una serie di numeri, sì, dall'1 al n, dipende dal grande antico, e raggiunto l'ultimo token l'antico si sveglia. Di default ogni giro si mette un token, tendenzialmente. Le carte che ne fanno avanzare più velocemente ti fanno sempre molta paura perché non te le aspettavi. Una cosa che volevo aggiungere
per gli amanti del genere. Ci sono tantissimi riferimenti a praticamente tutta la cosmologia e tutte le storie di Lovecraft, con anche qualche extra. I viaggi nei mondi esterni sono molto divertenti, sono molto belli, perché appunto raccontano con delle carte particolari dei piccoli frammenti di storia, se qualcuno è un lettore, già sentiti sicuramente. E l'unica cosa che ha un punto dolente questo gioco, oltre al, mettiamo le mani avanti, la durata e la complessità iniziale, è il fatto che può essere un po' non quel gioco da intavolare perché abbiamo voglia di giocare qualcosa, tanto per. No, è un gioco che richiede un minimo di preparazione. Esatto, di preparazione una e di cosa organizzazione. che volevo dire importante solo di meccaniche di gioco, perché tornerà nella terza. Ruota tutto intorno a delle prove che devono essere vinte dai vari investigatori, tutte tramite il lancio di dadi. Le vostre abilità identificano la quantità di dadi che lanciate. Ad esempio, se io ho forza 5 e la prova di sfondare una porta mi richiede un tiro di forza senza nessun malus, dovrò lanciare 5 dadi. Ogni dado rappresenta una possibilità di successo o fallimento. I numeri 5 e 6 del dado identificano un successo, tutti gli altri un fallimento. Quindi se la porta richiede un successo e devo lanciare 5 dadi, io lancio. Sono stato abbastanza fortunato perché ho fatto 2 6, ho 2 successi, la prova è superata. Se io invece non sono il tizio con 5 punti di forza ma ne ho soltanto uno, lancio, faccio 3, ho fallito, ho perso, accadrà una cosa orripilante. Volevo fare un piccolo extra su quello che sono le espansioni. Le espansioni, io ne ho portato soltanto una, che secondo me è l'unica espansione che può essere integrata in modo permanente all'interno di Arkham Horror seconda edizione, che è la maledizione del faraone nero. Vi faccio un bel augurio se volete collezionare tutto, è un po' rara. È la prima uscita con questo gioco del 2012, abbiamo controllato la data. La maledizione del faraone nero aggiunge una piccola meccanica legata a una mostra all'interno della città di Arkham, legata appunto a delle reliquie ritrovate in Egitto. Non mette all'interno del gioco delle meccaniche complesse, è un mazzettino di oggetti extra interessanti e simpatici. Sì, diciamo. Solitamente tutti abbastanza a favore, bilanciati e tendenzialmente a favore dei giocatori. Mentre invece all'interno dell'universo di Arkham Horror seconda edizione abbiamo due grandi tipologie di espansioni. Quelle che possiamo definire le piccole, come questa, e invece quelle grandi che sono effettivamente grandi come questa scatola. Ce ne sono altre 3 piccole e altre 4 grandi. Sono un po' tantine, le piccole portano delle meccaniche molto specifiche, ce n'è una legata al Re in giallo con gli atti della sua interpretazione teatrale che fanno avanzare, diciamo, la fine del gioco un po' come un gong, e altre sui mostri, altri sugli incantesimi, mentre invece quelle grandi sono più interessanti se siete molto fan, perché aggiungono effettivamente nuove aree di gioco molto famose, Dunwich, Innsmouth e Kingsport, e c'è l'ultima espansione uscita molto particolare perché in realtà è un'espansione da comprare per ultima, perché aggiunge carte per tutte le altre espansioni, quindi comprarla per prima è completamente inutile. È un piccolo extra che hanno fatto verso la fine. È molto divertente, state dietro un attimino alle regole all'inizio, studiatevelo per bene, però ci farete un sacco di partite, perché è molto 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 bello.